Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa calza della Befana in panno Lenci, personalizzata con il nome. Questa volta ci ho fatto sopra un orso polare. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per fare la calza della Befana iniziamo disegnando la calza. Iniziamo dalla parte superiore, io la vado a fare grande 15 cm. Poi vado verso il basso fino alla caviglia, più o meno mi fermo a 24 cm, quindi da qui a qui sono 24 cm. Lo stesso faccio con la parte opposta. La caviglia l'ho fatta larga, quindi da qui a qui 12 centimetri e mezzo. Proseguo con il piede. Allora, per il piede vi do dalla caviglia fino al tallone e sono quindi da qui a qui sono 13 centimetri. Poi dal tallone alla punta del piede da qui a qui sono 26 centimetri e mezzo. Date leggermente una curvatura del piede, ma leggera leggera. Poi lo spessore del piede, quindi da qui a qui, sono 11 centimetri e mezzo. Ora prendo le forbici e vado a ritagliare tutta la sagoma. Prendo il panno Lenci rosso. Per i maschietti solitamente utilizzo il rosso. Se volete leggermente cambiare colore, per le femminucce ho trovato io questo punto di rosa che è quasi rosso, però naturalmente è un rosa scuro, si vede che non è rosso, non si può utilizzare per i maschietti. Vado a riportare la sagoma della calza. Fatta la sagoma la vado a ritagliare. Dopo aver ritagliato la prima parte della calza vado a ritagliare la seconda facendo lo stesso identico procedimento. Vi consiglio di non utilizzare il pezzo di carta per la seconda perché magari durante il taglio non è venuto identico a quello disegnato sulla carta, quindi è meglio utilizzare la parte con il panno Lenci. Vado a creare anche una striscetta di panno Lenci delle dimensioni 2,5, da qui a qui 2,5 per 15 centimetri, da qui a qui 15 centimetri. Questa mi servirà per creare il punto dove appendere la calza. E ora posso iniziare a cucire la calza. Unisco le due parti, questo lo piego a metà e lo vado a mettere qui, così creerò il punto dove appenderlo.
e parto proprio da qui. Prendo ago e filo rosso e inizio a cucire. Per far sì che la calza non si muova, vado a mettere una spilla qui. Inizio. Qui vado a fare una semplice cucitura, niente di troppo particolare. Mentre per chiudere tutto il contorno della calza vado a fare il punto festone. Vi faccio vedere come fare. Poi se quello che vi faccio vedere non è troppo chiaro, alla fine di questo video vi lascio la scheda che vi riporta al video che spiego bene come realizzare il punto festone. Quindi parto dal basso, vado verso l'alto, si forma un'asola, passo all'interno dell'asola. Quindi dal basso vado verso l'alto, si forma l'asola, passo all'interno dell'asola. Così sto creando il punto festone. Se vi risulta difficile cucire i punti più o meno alla stessa distanza, vi consiglio di prendere la squadretta e una matita e fare ogni 5 mm un puntino, un puntino, un puntino, facendo tutto il giro, così avete dei punti di riferimento dai quali uscire con l'ago per essere più precisi. Così verrà proprio un lavoro perfetto. Procedo così facendo tutto il contorno. Per rifinire la calza vado a fare una striscia di 1 centimetro . Faccio una riga. Poi trovate qualcosa di rotondo, io ho trovato il rotoletto del mio filo, ma potete utilizzare qualsiasi altra cosa. Mi posiziono più o meno al centro e vado a fare tutti i semicerchi. Poi prendo le forbici e vado a ritagliare. La rifinitura sopra la calza potete farla di 2 spessori. Io a volte la faccio di 1 centimetro più le cunette. Cerco di farvelo vedere. 1 centimetro più tutte le ondine. Altre volte la faccio di 4 centimetri più tutte le ondine. Solitamente le ondine occupano 1 centimetro. Con la colla a caldo vado ad incollare la rifinitura. Vi consiglio di mettere la parte centrale qui davanti, perché tanto poi la calza andrà appesa e non si vedrà la parte dietro, e poi di chiudere così, di modo che la parte finale non si vedrà. Ed ecco la calza con la rifinitura. Ora prendo di nuovo la calza e vado a fare il nome. Vado a fare una riga obliqua che segue l'andamento della calza. Quindi faccio la prima riga. A 4 centimetri faccio un'altra riga. Ne faccio un'altra a 2 centimetri e mezzo. Quindi da qui a qui sono 4 centimetri, da qui a qui sono 2 e mezzo. E ora all'interno di queste righe vado a fare la scritta del nome. Nel mio caso si chiama Adriano, quindi inizio e vado a scrivere.
Ora vado a ritagliare tutte le lettere. E una ad una le vado a riportare sul panno lenci. Avrete notato che io ho girato la lettera al contrario rispetto a dove l'ho disegnata, altrimenti quando vado ad incollarlo si vedrà la linea del pennarello. Invece, facendo così, praticamente vado a mettere tutte le lettere al contrario e vi faccio vedere che sul lato opposto non si vede niente. Ritagliate tutte le scritte, prendo la calza, le vado a posizionare e le incollo. Andiamo a fare il disegno, vi do qualche dritta sulle misure, quindi inizio facendo un cerchio che sarebbe il viso dell'orso. E io l'ho fatto da qui a qui sono 10 centimetri, da qui a qui sono 9,5, quindi più o meno è un cerchio. Ora andiamo a fare un bel nasone al centro ovale e ci facciamo anche il riflesso della luce. Da qui a qui sono 3,5 centimetri, mentre da qui a qui sono 2 centimetri. Lo ripasso un pochino. Sotto al naso ci facciamo un bel sorriso e poi andiamo a fare gli occhi. Facciamo due bei cerchi. Da qui a qui sono quasi 2 centimetri. Ci facciamo il riflesso della luce. Ora vado a fare una bella sciarpa sul collo. Che l'ho fatta di 1 centimetro. Quindi da qui a qui è 1 centimetro. E poi andiamo a fare il cappello. Facciamo prima la parte quella imbottita. Da qui a qui è 1,8 cm. Poi andiamo a fare le orecchie. Da qui a qui sono 2,5 cm. E poi concludiamo col cappello. Alla fine ci facciamo una bella pallina ed ecco che il nostro orsetto è pronto.
Non ci resta che andarlo a ritagliare. Iniziamo sempre dalle parti più grandi e poi andiamo a fare le parti più piccole. Quindi iniziamo dalla faccia. L'orecchio lo vado a ritagliare solo uno perché tanto sono uguali. E il cappello. E ora semplicemente vado a riportare ogni pezzetto sul panno Lenci e a ritagliarlo. Quindi lo giro al contrario per non far vedere la scritta successivamente. Vado a fare il contorno. E poi lo vado a ritagliare. Se volete fare un ovale un pochino più preciso, basterà metterlo doppio, così verrà un pochino più precisa la forma del viso. Proseguo con la sciarpa, il cappello e tutto il resto. Fatto il viso con gli occhietti e il naso, sono andata a disegnare il sorriso. L'ho fatto con la matita, lo ripassiamo insieme. Ora vado ad incollare gli occhi e il naso, perché sembrano incollati ma non lo sono. Ora con ago e filo vado semplicemente a cucire il sorriso, passando sopra la linea che ho fatto con la matita. Terminato tutto il viso, vado ad unire le due parti perché poi le andrò ad imbottire, quindi vado a fare il punto festone. Vi faccio vedere brevemente come fare il punto festone. Se non dovesse essere chiaro, qui nelle info vi metto il link che vi riporta al video dove lo spiego bene. Quindi vado ad aprire le due parti, entro e faccio passare il filo. Poi le unisco, vado a passare dall'alto verso il basso, tiro il filo. Quando si forma questa asola ci vado a passare all'interno. Proseguo così ripetendo lo stesso procedimento.
e vado a fare tutto il giro. Terminato quasi tutto il giro, vado ad imbottire e finisco di cucire. Termino il giro passando l'ago in questo filo, quello iniziale che è obliquo, e vado a fare un bel nodino. Il filo lo vado a nascondere all'interno del lavoro e taglio. Ora prendo la calza e ci vado ad incollare sopra con la colla a caldo tutti i pezzettini, ve li faccio vedere. La sciarpa l'ho fatta con il punto festone, quindi imbottita. Per non farvi annoiare mi sono avvantaggiata e non vi ho fatto vedere tutte le parti imbottite. Comunque anche il cappello, le orecchie sono imbottite. E ora prendo la colla a caldo e vado ad incollare tutto. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!